sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo uno scialle, ma anche copricostume, perché no, con il punto ragno. Allora, è molto carino e molto aperto, come vedete. Ho utilizzato questo filato a due capi, ma ho anche utilizzato un uncinetto molto grande rispetto al filato, il 4, ma proprio perché volevo l'effetto, ve lo faccio vedere da vicino, molto aperto. Eccolo qua, vedete questo effetto molto aperto. Se vi piace più stretto usate anche un 3, 3 e mezzo, ma anche un 3, potete, ovviamente risulterà più piccolino per quanto riguarda le misure. Una cosa che mi sono accorta è che lavorando lo schema consigliavano qui la parte iniziale, diciamo sì, sulle 7 catenelle va bene, ma quando si chiude una maglia alta mi sono accorta che il filo mi tirava un po', essendo molto fino, se non si è attenti sulla tensione, rischiavo di farlo tirare un po', e allora ho preferito fare doppia maglia alta, per cui fate una prova, come vedete qui ho provato con le maglie alte, proprio inizio e fine, sempre le 7 catenelle che va bene, però qui ho fatto le maglie alte, sinceramente vedevo che mi tirava un po', o io con la tensione tiravo un pochino, così ho deciso di fare le maglie altissime, per cui nel video vedete le maglie alte, ma se volete potete fare le maglie altissime. Io vi consiglio le maglie altissime, sinceramente poi nel corso del lavoro ho deciso che risulta più, vedete, molto più dritto che in questa parte che mi tirava un po'. Questo poi dipende dalla mano, perché lavorando con un uncinetto molto grande, con un filato molto piccolo, anche messo, eccolo qui, a due capi, vedete, molto fino, io volevo questo effetto aperto del filato, per cui ve lo faccio vedere da vicino, è bellissimo, molto bello questo effetto, e per cui dovete stare attenti per quanto riguarda la tensione. Vi consiglio, lo ripeto, una maglia altissima, sempre le 7 catenelle di inizio e una maglia altissima invece sulla chiusura. Voi vedrete invece una maglia alta, ma ho modificato, poi casomai nel corso del video comunque ve lo scrivo. Allora, io non l'ho fatta, adesso proseguo e comunque lo farò sicuramente più ampio, perché volevo realizzare un piccolo tipo Bactus, non sono le misure di un Bactus per carità, però è uno scialle piccolino. Poi adesso ho deciso che sicuramente sarà un copricostume, per cui andrò avanti. Questi sono solo 100 grammi, per cui ho ancora 100 grammi di filato, per cui verrà sicuramente molto grande, vedete, e poi qui lo possiamo rifinire con delle maglie basse. Allora, per cui io lo proseguo adesso, è abbastanza piccolino, ma lo farò largo sicuramente fino a 2 metri. Allora, adesso che vi ho dato tutte le indicazioni possibili, passiamo subito al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è un misto cotone numero 8, color miele, sono 200 grammi, è una rocca veramente bellissima. Io ho fatto anche una piccola cake perché andiamo a lavorare questo tutorial a due capi, per cui ho fatto un piccolo gomitolo. Allora, il 47% di cotone e il 53% di poliestere a 1340 metri, per cui veramente un filato lunghissimo, diciamo così. Allora, come uncinetto consigliano l'1,5 o il 2 e i ferri il 2. Allora, adesso andiamo a vedere l'utilizzo dell'uncinetto. Uncinetto 4. Iniziate il lavoro con 10 catenelle. Dobbiamo lavorare le ultime 3 con delle maglie alte. Prendo il filo e lavoro le ultime 3 punto su punto con delle maglie alte, la prima, la seconda, e la terza, e questo è l'inizio dell'avvio. Ora dobbiamo realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3, prendere il filo, entrare nella
base dell'ultima maglia alta realizzata e facciamo una maglia alta, ma potete realizzare anche la maglia altissima in base alla tensione del filo. Io poi ho deciso di realizzare la maglia altissima, che è meglio, ma questo voi lo decidete in base alla tensione del filo. Ora vado a realizzare 7 catenelle. Ogni inizio giro sarà sempre di 7 catenelle. 6 e 7. Giro il lavoro. Abbiamo qui 3 catenelle di base. Qui le vado a lavorare con delle maglie alte, per cui la prima, la seconda, io entro dentro proprio al punto, lo preferisco, e la terza catenella. Lavorata la terza catenella, vado a realizzare 12 catenelle. E 12. Adesso qui abbiamo queste centrali, 3 maglie alte, lascio, ma vado alle catenelle, queste che sono laterali, e vado a lavorare 3 maglie alte per ogni punto che troviamo di catenella, per cui la prima catenella, la seconda e la terza catenella. Andiamo tutti e due i fili. Ecco qui. Ora dobbiamo alzare sempre di 3 catenelle e vado a chiudere con la maglia laterale. Vedete che possiamo sempre realizzare o una maglia alta o una maglia altissima in base alla nostra tensione. Ora realizzo 3, 4, 5, 6 e 7. Iniziamo un nuovo giro. Qui ci troviamo sempre qui laterale 3 catenelle. Le 3 catenelle le vado a lavorare entrando dentro punto su punto, per cui ne sono 3 di catenelle, vado a lavorare 3 maglie alte. Ecco qui, ultima, e andiamo a lavorare le 3 maglie alte. Ora lavoro 5 catenelle, 4 e 5. Adesso entro qui al centro, alla sesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro, lavoro una maglia bassa, vado sul punto successivo, maglia bassa, e lavoro ancora 5 catenelle, 4 e 5. Qui abbiamo la stessa situazione, come vedete abbiamo le 3 qui maglie alte. Io prendo il filo, vado nelle catenelle qui laterali, le vado a lavorare 3 catenelle. Abbiamo la seconda e la terza. Vado a lavorare sempre 3 catenelle, mi trovo a chiudere sempre con una maglia alta, con una maglia altissima, entrando alla base della maglia alta, e abbiamo concluso questo giro, questa riga. Andiamo a quello dopo. Lavorate le 3 maglie alte, vado a lavorare 6 catenelle, e 6. Adesso vedete qui ci sono
le maglie basse. Adesso noi andiamo a lavorare una maglia bassa qui in questo punto, sulla catenella prima delle maglie basse. Lavoro una maglia bassa, punto successivo lavoro una maglia bassa, punto successivo maglia bassa. Adesso qui abbiamo la catenella, vedete che in questo punto e nella catenella vado a lavorare la maglia bassa. Sei catenelle, cinque e 6. Adesso ci troviamo qui le nostre maglie alte. Vado alle catenelle successive e vado a lavorare delle maglie alte, 3 maglie alte per ogni catenella disponibile. Qui entro nella prima, nella seconda, e nella terza. Siamo sempre alla terza riga. Adesso vado a realizzare 3 catenelle, entro nella base della maglia alta, la base, e realizzo una maglia alta. Adesso 7 catenelle, giro il lavoro, vado a lavorare queste 3 catenelle, queste di base, e le vado a lavorare con delle maglie alte. Quella prima, la seconda, e la terza. Abbiamo lavorato le nostre 3 maglie alte. 6 catenelle. Adesso qui abbiamo le maglie, vedete le maglie basse qua al centro. Noi dobbiamo lavorare la maglia bassa sull'ultima catenella, per cui su questa vado a lavorare una maglia bassa, lavoro maglia bassa in quella successiva, maglia bassa ancora successiva e lavoro la maglia bassa sulla catenella, perché in totale sono 4 maglie basse. E lavoro la maglia bassa. Abbiamo realizzato le maglie basse qui sul centro. 6 catenelle, vado a lavorare delle maglie alte sulle catenelle, sulla prima disponibile e poi in quelle successive. Quella prima, la seconda,
terza. Tre catenelle e vado a chiudere alla base della maglia alta. Realizzo una maglia alta e abbiamo concluso la nostra riga. Sempre 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, giro il lavoro. Vado a lavorare sempre le maglie alte, qui laterali, no? Dove l'abbiamo già realizzate, vado a fare delle 3 maglie alte per ogni catenella. E questa è l'ultima. Ecco qui, questo è l'inizio della nuova riga. 7 catenelle, andiamo a lavorare qui al centro. Lavoro delle maglie alte lavorando sulla prima catenella qui vicino alle maglie basse, vado a lavorare una maglia alta, vado in quella successiva, vedete questa è la catenella, vado, abbiamo sottostanti, abbiamo le maglie basse, vado a lavorare tutte le maglie basse con delle maglie alte, quindi sono in 4 totali, vado anche al punto successivo, e ora l'ultima maglia alta la vado a lavorare sulla catenella. Ecco qui, abbiamo fatto il nostro centro. Adesso di nuovo vado a realizzare 7 catenelle. 3, 4, 5, 6, realizzate le 7 catenelle, qui ci troviamo con 3 maglie alte, vedete in questo punto sottostante. Noi andiamo a lavorare invece le 3 maglie alte sulle catenelle qui laterali, vedete, dobbiamo lavorare le nostre maglie alte sempre sulle catenelle, qui la prima, la seconda, e la terza. Ora vado a realizzare 3 catenelle, prendo il filo maglia alta realizzata sulla base, vedete, sulla base, allora di nuovo l'avvio con 7 catenelle, giro il lavoro e mi trovo qui sempre qui al centro, qui da questa parte le 3 maglie alte. Noi da questa parte dobbiamo realizzare invece per ogni catenella sempre le nostre 3 maglie alte, la prima, la seconda, e la terza.
realizzate le nostre 3 maglie alte, abbiamo da fare 6 catenelle. Riprendiamo questa parte sottostante, cominciamo a ripeterla, così poi chiudiamo il nostro disegno più al centro, ma iniziamo già a ripetere il disegno, per cui 6, sono 6, più 6, in totale sono 12 ovviamente. Adesso vado, abbiamo le 3 maglie alte, queste ce le abbiamo da una parte, queste sono quelle centrali, dobbiamo creare 3 maglie alte proprio le prime sulle catenelle, per cui vado, entro e realizzo 3 maglie alte su ogni catenella disponibile, la prima, la seconda e la terza. Ora 6 catenelle, 5 e 6. Adesso, dove qui abbiamo fatto e realizzato le maglie alte, andiamo a lavorare soltanto quelle centrali, facciamo solo delle maglie basse. Qui entro in quelle centrali, la prima la salto, vado nella seconda e vado a lavorare la prima maglia bassa, la seconda, la terza e la quarta, in questo modo. Adesso vado a lavorare sempre 6 catenelle, lavorate le 6 catenelle, dobbiamo lavorare 3 maglie alte, alle ultime catenelle che abbiamo disponibili lavoriamo 3 maglie alte, la prima, le ultime 3, la seconda, e la terza. Adesso che ho realizzato le 3 maglie alte e qui vedete abbiamo quasi concluso il disegno, vado a lavorare le mie 6 più 6 catenelle, 5 e 6, 4, 5 e 6. Adesso qui noi abbiamo le 3 catenelle che andiamo a lavorare con le maglie basse, alla prima, scusate, le maglie alte, alla prima, la seconda, e la terza. Fatte le 3 maglie alte, vado a fare le 3 catenelle, prendo il filo, entro alla base della maglia alta e vado a chiudere con una maglia alta e abbiamo concluso. 3 catenelle, avviamo la nuova riga con 7 catenelle, 1 2 3 4
5, 6 e 7, giro il lavoro. Qui abbiamo come sempre le 3 catenelle, vado ad avviare 3 maglie alte, la prima, la seconda e la terza. Adesso, come abbiamo fatto in precedenza, facciamo 5 catenelle, ci troviamo qui al centro, contiamo, entriamo nella sesta catenella contando dal basso 1 2 3 4 5 6 e realizzo una maglia bassa. Andiamo sulla catenella successiva e ancora vado a realizzare una maglia bassa e ancora 5 catenelle. Prendo bene il filo, cinque catenelle. Adesso salto questo gruppo di 3 maglie alte, vado in quello successivo dove ci sono le catenelle, qui in questo punto, e in questo punto vado a lavorare 3 maglie alte per ogni catenella disponibile, per cui la prima, la seconda e la terza. 5 catenelle, ci troviamo qui al centro. Qui al centro vado a lavorare proprio non alla prima ma alla seconda maglia bassa, una maglia bassa più in quella successiva sempre maglia bassa. Ecco qui di nuovo 5 catenelle. Ora vedete sulle catenelle vado a lavorare le ultime 3, sulle ultime 3 lavoro le maglie basse. La prima, la seconda e la terza. Cinque catenelle, adesso noi ci troviamo, come vedete qui, dobbiamo ricreare la base che è questa, la dobbiamo creare in questo punto. Entro nella sesta, 1 2 3 4 5 e 6, entro nella sesta catenella e lavoro una maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, cinque catenelle, adesso qui abbiamo, come vedete, dobbiamo concludere con 3
da questa parte noi abbiamo le maglie basse, dobbiamo concludere con le maglie alte. Vado sulle catenelle qui di lato, vado a lavorare la prima, la seconda, e la terza. Ecco qui, adesso 3 catenelle, maglia alta sulla base della maglia alta, e ho concluso anche questa riga. Come vediamo stiamo formando di nuovo il disegno sui laterali. 7 catenelle, e giro il lavoro. Adesso vado a lavorare le 3 maglie alte proprio qui, quelle che sono disponibili, la prima, la seconda e la terza. Ecco qui. Adesso vado a realizzare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Adesso dove abbiamo formato le maglie basse qui al centro dobbiamo realizzare le 4 maglie basse, iniziando da una catenella, le 2 maglie basse e la catenella, come abbiamo fatto in precedenza. Per cui vado sulla prima, diciamo sull'ultima catenella della sequenza sottostante, vado a lavorare la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, la terza, punto, la seconda, la terza. Sulla prima catenella vado a lavorare la maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, e ci troviamo a concludere questa parte centrale, per cui abbiamo qui le maglie alte, vedete, in questo punto. Adesso noi andiamo a realizzare le maglie alte qui, queste le saltiamo, andiamo in quello successivo e vado a lavorare 3 maglie alte sempre per ogni catenella disponibile. Questa è la prima, la seconda, e la terza. Tre catenelle e vado a ripetere la stessa cosa anche dalla parte opposta. Dalle ultime 3 catenelle vado a lavorare le maglie alte, la prima, la seconda e la terza. Di nuovo 5 catenelle e vado a ripetere. Abbiamo qui quelle centrali, vado a lavorare prima la maglia bassa sull'ultima catenella come abbiamo fatto prima, la prima, la seconda
la terza e la quarta sull'ultima catenella. Vado a ripetere, siamo sull'ottava, diciamo, riga da lavorare, vado a lavorare 6 catenelle. Adesso qui centrale, come abbiamo fatto in precedenza, lavoro l'ultima catenella con una maglia bassa, poi vado a lavorare le 2 maglie basse centrali sempre con le maglie basse, e l'ultima maglia alta. In questo caso di nuovo 6 catenelle, ci troviamo qui al centro a concludere, diciamo, il disegno centrale. Vado a lavorare le ultime qui in questo punto, vado a lavorare le catenelle con delle maglie alte, sempre 3, la prima, la seconda, la seconda, e andiamo a lavorare la terza. Adesso in questa parte centrale qui già abbiamo realizzato le nostre catenelle, dobbiamo fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ci troviamo qui a lavorare le maglie alte, le ultime 3 catenelle, per cui vado a lavorare la prima, la seconda e la terza. Adesso di nuovo 6 catenelle, cinque, 6, ripeto la stessa cosa lavorando sull'ultima catenella, vado a lavorare una maglia bassa con i punti successivi, maglia bassa e maglia bassa sull'ultimo, di nuovo 6 catenelle, di nuovo 6 catenelle, adesso vado a lavorare le ultime catenelle qui per fare le 3 maglie alte, la prima, la seconda, vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado a chiudere sulla maglia alta alla base, sempre una maglia alta, e abbiamo concluso.
Adesso andiamo a realizzare la nuova riga da lavorare, ma la nuova riga, diciamo, riparte tutto dall'inizio, dalla base. Infatti l'inizio capita proprio qui al centro. Ora vi faccio vedere come si fa e poi si ripete tutto da capo la sequenza, super facile. Per cui andiamo a lavorare adesso di nuovo le 7 catenelle di avvio per il nuovo giro. E giro il lavoro. Vado a lavorare sempre le 3 maglie alte qui all'inizio, e andiamo a lavorare di nuovo. Allora adesso noi ci troviamo in questo punto dove abbiamo lavorato di nuovo qui una nuova sequenza, un gruppo di maglie. Andiamo, quindi abbiamo 4 maglie alte, andiamo qui a lavorare le maglie alte, per cui andiamo ora a fare 7 catenelle. Lavoriamo le maglie alte prima sulla prima catenella, sull'ultima catenella che troviamo qui in questa sequenza, e la lavoriamo con una maglia alta. Poi per ogni punto disponibile andiamo a lavorare le maglie alte. Adesso lavoriamo qui la prima catenella, 7 catenelle, ci troviamo qui a concludere. Vedete qui il disegno proprio centrale, vado a prendere, entro proprio al centro e vado a lavorare 3 maglie alte. Vi faccio vedere bene da vicino la prima, la seconda e la terza, per cui il disegno si ripete continuamente. Vedi, qui abbiamo concluso facendo qui lo stesso disegno che è in questa parte, vedete, l'abbiamo riformato, ma questo l'abbiamo concluso come la parte centrale del nostro scialle, per cui andiamo a ripetere le nostre 7 catenelle centrali, ripetiamo le 7, ripetiamo insomma la stessa sequenza anche dalla parte opposta, che comunque già l'abbiamo ripetuta in questa parte. È super semplice, basta memorizzare questo pezzo, l'inizio è sempre lo stesso e non abbiamo nessun problema. Allora proseguiamo fino ad arrivare alla larghezza che più ci interessa. Allora, come vedete io ho terminato, ma voglio proseguire già, insomma ve l'ho detto inizio, ho fatto diciamo uno, contando solo questi centrali, 1, 2, 3, 4 e mezzo, sono sui 100 grammi di filato, per cui viene veramente uno scialle molto ampio, mi diventerà sicuramente un copricostume. Ne volevo realizzare uno piccolino, ma poi alla fine ho deciso copricostume, per cui proseguo fino ad arrivare alla larghezza anche di 1,80 m, lo voglio molto ampio. Allora, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora che io ho realizzato nel tutorial le maglie alte, ma poi ho deciso di fare le maglie altissime, per cui a casomai all'inizio del tutorial iniziate con le maglie altissime. Se vedete che la tensione del filo tirate un pochino troppo, allora in quel caso potete sempre fare le maglie altissime. Allora spero che questo tutorial vi sia piaciuto, seguitemi anche su Instagram se volete, sempre dolci riflessi. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial, baci!